Ok, eccomi qua a recensire un altro prodotto che ho usato negli ultimi mesi e sono questi bellissimi trasmettitori wireless video della Holyland, i Mars 400S S, che sta per un'entrata SDI laterale, non solo HDMI. E niente, partiamo con l'unboxing. Ok, come ho detto partivamo con l'unboxing. In realtà non partiremo con l'unboxing ma con le prime impressioni, perché mi sono scordato la scaletta. Quindi partiamo con le mie prime impressioni al volo e poi facciamo l'unboxing dopo. Sicuramente la cosa bella di questi trasmettitori è il fatto che sono totalmente in metallo e quindi direi molto resistenti. Un'altra cosa molto comoda è sicuramente l'applicazione, che poi vi andrò a spiegare, e il fatto di poterli collegare sia a monitor col trasmettitore e ricevitore, ma appunto con l'app ad altri 3 dispositivi ad esempio, quindi potete vederlo in contemporanea su 4 dispositivi diversi. Questa è una cosa comodissima se uno lo deve vedere, ad esempio, non so, il camera operator vede una cosa, poi c'è il direttore o il director da un'altra e il cliente da un'altra parte, quindi sono 3 persone che devono vedere nello stesso momento la ripresa e possono vederla senza problemi, solo con queste 2 cose qui. Poi le batterie sono le classiche NPF, quindi ne avrete sicuramente a dozzine. Si collegano automaticamente, quindi matchano i canali, se no potete cambiarli manuale, anche lì ci vuole un attimo. La qualità potete scegliere se avere la qualità alta o la velocità alta, quindi in base, se dovete avere la latenza più bassa possibile sceglierete la velocità, se non ve ne frega niente della latenza allora metterete l'immagine più alta possibile. E direi che adesso possiamo partire con l'unboxing. Vai! Ok, questa è la confezione che ci viene spedita, è in cartone, molto simile a quelle scatole degli smartphone che li tiri dall'alto e poi ti compare il telefono sotto alla copertura. Le antenne in totale sono 5, ve ne danno una in più che è questa, quindi 1, 2, 3, 4, 5 se la perdete, perché capiterà sicuramente. Poi ci danno questo simpatico adattatore USB-C. Lo potete montare come volete il ricevitore sulla macchina, perché ha l'entrata qua sotto, oppure vi danno anche questo simpatico accessorio. Lo mettete così con una vite e lo potete montare ad esempio sulla testa, o in questo modo o in questo modo, cioè veramente come volete, oppure senza. Io lo monto sempre senza, lo metto qua e poi con la testa a sfera lo metto in questo modo e veramente poco ingombro e massima resa. Presto avete anche il caricabatterie per metterlo nella porta DC, e così non dovete metterci le batterie. Io preferisco le batterie perché comunque durano una vita, ci metto un attimo a caricarle e non ho cavi in mezzo, quindi non ha senso tenerlo collegato secondo me. Come potete vedere nelle immagini, li ho usati veramente tanto nelle riprese di skate. Avevo un'altra persona che era seduta e controllava che fosse tutto a posto. Sono stati essenziali secondo me. Ovviamente non potete farlo da soli, cioè dovete essere sempre in 2, perché sennò non ha senso. Devo dire che mi hanno in molti casi salvato la vita, perché per me spesso la ripresa era buona ma in realtà non lo era, perché appunto di fretta sullo skate, quindi devi cercare anche di non cadere. Non potevo pensare a tutto e ovviamente l'altra persona era focalizzata solamente sull'immagine. Giustamente una volta finito, diciamo, chiuso il trick o finita la ripresa, andavo a consultarmi, se mi diceva sì è buona l'avevamo fatta, se non era buona ovviamente era da rifare. Vi faccio vedere anche tutti i pulsanti e tutte le prese esterne. Partiamo da questo lato qui e dal ricevitore. Abbiamo lo switch on-off e la presa DC. Da questo lato invece abbiamo una presa Type-C, HDMI out e SDI out. Appunto nei Mars 400S è stata aggiunta questa porta qui. Nel trasmettitore abbiamo le stesse porte, quindi Type-C, in questo caso HDMI in e SDI in, e dall'altro lato switch on-off e presa DC.
Ovviamente sotto tutte e due abbiamo la presa filettata da avvitarle su testa, sfera o altre. Sono anche molto leggeri perché veramente con la batteria non pesano niente e sono molto piccoli. Inoltre le antenne sono direzionabili, quindi le possiamo mettere giù e fare quello che vogliamo nel caso. In Scene Mode potete selezionare se volete l'immagine ad alta qualità oppure la minor latenza possibile, quindi tra velocità e qualità di immagine. Poi avete i System Settings dove potete mettere la data, la lingua, tutte quelle cose un po' più specifiche, il Wi-Fi password se volete cambiare il Wi-Fi, perché giustamente si collega al telefono tramite Wi-Fi, e la version info dove vedete praticamente la versione del firmware che è installato. Menu veramente semplicissimo, non c'è nient'altro da dire, poche cose ma essenziali. Poi con gli altri due pulsanti, questi qua, potete selezionare il channel se lo volete selezionare in manuale. Una volta cliccate il tasto centrale, lui andrà a matchare direttamente con il ricevitore. Infatti li ha già matchati, sono tutti e due channel set. Adesso non ho video perché non sono collegati, però veramente semplicissimi da usare. Ok, una volta collegato il trasmettitore alla camera, possiamo collegare il ricevitore a un altro monitor, che in questo caso ci fa vedere tutto quello che si vede dalla camera. Quindi in questo caso, vedete, lo faccio in diretta. E non è finita qua, quindi con un trasmettitore e un ricevitore avete la trasmissione video su un monitor. Ma HoloLens ha fatto anche un'app che si chiama HoloView. Clicchiamo su Connect, vedete nella schermata vi dà Mars 400S, poi vi dà la scelta tra mettere il codice identificativo oppure scannerizzare il QR code che si trova qua sotto. Vediamo se si vede. Vedete c'è il QR code, quindi lo andiamo a scannerizzare. Ok, l'ha preso. Una volta che avete scannerizzato il QR code, devo abbassare l'audio perché sennò va in tilt. E praticamente dal telefono vedo tutto quello che vede anche la camera. E intanto lo vedo anche dal mio monitor. Adesso non riesco ad avere tutto nelle mani, ma ve lo faccio vedere così. Vedete? Mi fa vedere su due dispositivi tutto quello che viene trasmesso da un solo trasmettitore. Qualità-prezzo sicuramente non c'è di meglio, dovreste andare a prendere dei prodotti che costano almeno il triplo per avere delle cose per me marginali come non so la distanza 500 metri oppure la latenza 0, cioè io vado benissimo con questi. Allora, conclusioni finali, per me valgono tutto quello che costano. Se dovete per forza fare delle riprese dove il cliente deve vedere la ripresa, allora sono essenziali, oppure anche adesso per il live streaming direi che sono veramente un'ottima alternativa a molti prodotti molto più costosi, quindi ve li consiglio e di solito non consiglio quasi nulla, quindi andate sul sicuro. Se avete domande specifiche scrivetelo nei commenti, vi risponderò al più presto. Se volete vedere altre riprese, altre foto, tutto quello che riguarda sia questi trasmettitori che tutto il resto della mia attrezzatura, seguitemi su Instagram, nelle storie, nei post pubblico tutti i giorni, quindi se avete anche domande lì mi scrivete in DM e cercherò di rispondervi al più presto. Conrad Liss _, ciao!